anni si sono ignorati, o peggio, si sono derisi. MMA e Wing Chun, due mondi opposti, due discipline che non si sono mai parlate fino ad oggi. Per la prima volta in Italia un fighter di MMA e un maestro di Wing Chun uniscono le forze in un seminario senza precedenti. Walter Cogliandro, guerriero della gabbia, e Sifu Gianluca Fumarola, il Sifu più forte d'Italia. Il risultato? Decine e decine di persone provenienti da discipline diverse sono accorse per partecipare a qualcosa di mai visto prima. Non è solo un seminario, è l'inizio di qualcosa di epico, un punto d'incontro dove ogni marzialista, a prescindere dal proprio background, può scoprire nuove prospettive, nuove strategie, nuove verità. Wing Chun ed MMA insieme. Oggi non esistono più confini, solo nuove possibilità. Dobbiamo andare a provvedere la spa. Walter, mi fai da guida, Walter? Certo, vi fa vedere che Andiamo a presentare un po' la palestra. qua alla vostra destra vedete un bellissimo specchio dove io mi specchio tutte le mattine. Bellissimo. Ok. Poi questo qua è uno dei miei quadri preferiti quando io ho fatto un training camp in Africa. Questo ero in Congo. Questo ero io prima di scoprire l'MMA. E questo? Questo è un bagno bellissimo e la mia ex. No. Oh, questa è la brutta. Ma non c'è la spa qua. Ma che spa c'è? Sifu, c'è solo un termosifone. C'è un termosifu. C'è un termosifu qua. Ma che roba, complimenti, Walter. Ma non è la spa, è un bagno. No, la spalla devono ancora fare, mi sa. Ecco. Ma allora cos'è? Ma cos'è che siamo venuti a vedere noi allora qua? Io pensavo, no, andate di qua che c'è la spa, che ci sono le robe. Comunque ragazzi, siete pronti per il seminario? Valterone? Sono pronto come la spa qua. Ah no, scusatemi. È appena dibattuto il ragazzo. Ci vuole la frase epica qui. Andiamo, bisogna già andare. Oggi è un buon giorno per morire. No, io qualcosa tipo più sul buongiornissimo, sai, quelle robe là. Tipo Homer Simpson, buongiornissimo. Ah sì, come Flanders. No, tipo le frasi fatte, sai, dei boomer su Facebook. Ah, madonna. No, a me piacciono condividi e dici di amen, quelle robe lì piacciono. Sì. Chi si ricorda questa storia e chi si ricorda? La freccia. Walter, ti vedo abbronzato, Walter. Come è andato questo training camp in Thailandia? No, ma io mi sono fatto una lampada io. Ah, sì. Ma è andato in Thailandia. Ma è andato. Ho paura. Che è successo? Ma la maglietta di Walter originariamente era così. E poi è cambiata. No, ma io l'ho detto, questo era Walter, prima di scoprire l'MMA. Prima di scoprire l'MMA, Walter era così. Walter negli anni 90, che aveva i capelli, sai, che era un po' trasandato. Walter quando è passato alla Juve. Qui è Walter quando non trova più la macchina stasera. Esatto. O quando scoprirà quanto costa il parcheggio. Possiamo dirlo che per la prima volta in Italia succede una cosa del genere. Un seminario tra Wing Chun ed MMA. Minchia, ti senti un po' teso per essere il primo che apre le danze per sta roba? Tesissimo. Sei teso, vero? Manco per i match sei così teso, vero? Stiamo tremando le gambe, non riesci a inquadrarlo. Minchia, Stiamo tremando le gambe. Io sento già l'odore di ascelle, porca puttana. Ma basta stare. Sei pronto a fare sparring sul ring? Quando vuoi. Te la senti? Ora. Te la senti? Ora. Ci giochiamo il tuo orologio. Ti vedo. Ci giochiamo il tuo. Costa troppo fratello questo. La gente pensa che ho fatto i soldi con gli abbonamenti. E invece cioè lui ha riportato comunque la tradizione thailandese. Arriverete alla mia età che starete male anche voi. Che cazzo c'hai i reumatismi? Con sta minchia di crema. Tipo di Tajao. Sta diventando tutto. Ecco, non è abbronzato. Ha solo quella cazzo di crema. Non sei abbronzato, hai solo un po' di crema thailandese in faccia. Allora ragazzi, avvicinatevi. Innanzitutto grazie di essere venuti. Oggi è un seminario molto particolare.
Anche per me è la prima volta, non ho mai fatto un seminario con un fighter professionista, penso che anche te è la prima volta. Quindi aiutateci anche voi. Cosa si farà nel seminario? Praticamente tratteremo le distanze da combattimento facendo sempre la differenza tra sport da combattimento e difesa personale. Si inizierà dalla distanza da calcio, pugni, grappling e poi si va a finire a terra e lì Walter ci farà vedere cosa fare a terra. Io vi dirò qualche consiglio sulla difesa personale a terra e poi vediamo nell'ambito sportivo cosa si farà. Facciamo un riscaldamento, iniziamo piano piano, blando, e poi a step in maniera metodica aumentiamo sempre di più il ritmo. Spero il riscaldamento, Walter. Sì, volevo solo chiedere, qualcuno di voi ha già avuto esperienza in combattimento? Cioè qualcuno, beh, lo conosco, però se qualcun altro ha avuto già esperienza in combattimento, o arrivate tutti da sport tradizionali, o chi non ha mai fatto niente? Non si vergogna a dirlo. Zero? Perfetto. Ok. Buono, Va bene. Allora, 20 anni fa. partiamo con il primo riscaldamento. Oggi sfrutterò il mio manichino. Allora, iniziamo con una, diciamo, tipo per iniziare a trovare anche le distanze e le misure, ok? Negli sport da combattimento si usa tantissimo per iniziare a toccare praticamente spalle e gambe, ok? Non c'è contatto al volto, non c'è contatto da nessun'altra parte se non toccare spalle, ovviamente la parte del busto, quindi petto, pancia, eccetera, eccetera, o le gambe, ok? Partiamo con qualche minutino molto morbido e noi daremo i vari cambi. Il primo step è solo cercare di trovare quella misura da toccarsi, cercare di dar fastidio all'altro. Vedete che anche lui cerca di fintare. Io provo a toccarmi la gamba, io cercherò di levarla, ovviamente tocca, anche se arrivo qua cerco di toccarlo. Se mi dovesse toccare la gamba nel primo round non è un problema, mi tocca la gamba, cerco anch'io di andare a ritoccarlo. Sempre cercare di rimanere in movimento, ok? L'unica cosa che non vogliamo è quella di prova a toccarmi che vado in giro, ok? Questo non serve assolutamente a niente, quindi né da far innescare la rissa, si sa mai, e neanche da star troppo ovviamente a scappare fuori. Quindi una distanza, diciamo, da braccia, riesco a toccarlo, tocco, e altra cosa che di solito succede con i ragazzini e tutto, quindi penso qua no, a darsi degli schiaffoni, ok? Perché ogni tanto parte l'ignorantate e gli do la secca, ok? No, è un vostro amico, cerca di volervi bene, quindi vado solo a toccarlo, mi muovo, ok, dentro, continuo a muovermi, cambio la guardia, inizio a capire, provo a muovermi, ok? Partiamo con un minutino, poi iniziamo a mettere dentro degli step per fare il riscaldamento ancora più serio, ok? Via, prendete tutta la struttura. Sfruttate tutto lo spazio, Quasi tutti state cercando di toccare la gamba facendo solo ed esclusivamente questo, ok? In una fase di combattimento o di difesa, ogni volta che io cerco di abbassarmi, ovviamente sono, diciamo, facilmente colpibile, non so se si dice in italiano, riesco a prendere le botte, ok? Quindi devo evitare questo. Ogni volta che io cerco di abbassarmi, cosa devo cercare di fare? Un mezzo squat, quindi vado ovviamente a caricare, perché devo anche essere in grado di capire che se dovesse mai mettermi un colpo, io non dico che lo passo sotto, ma comunque abbassandomi evito il rischio. Altra cosa, ogni volta che io scendo non ho mai le mani libere, ma cerco sempre di avere una specie di guardia, perché se lui dovesse mai alzarmi una ginocchiata, io da qua riesco, a parte a bloccare, a parte con l'altra, comunque anch'io poi ho sempre una difesa. Quindi ogni volta che cercherò di toccare le gambe, mi abbasso, cerco di andare a prenderlo, tocco, riparto indietro, tocco, rivado indietro. Ogni volta cerco sempre di spostarmi, quindi le mani in qualsiasi fase cerca di tenerle più o meno su a proteggere almeno zigomi e mento, ok? Che sono le cose che fanno male. Iniziamo a mettere dentro anche che cosa? Tocco le spalle, lui andrà giù a fare un piegamento sulle braccia. Tocco le gambe e lui farà uno squat, ok? Quindi adesso cercate di non farlo più come prima, solo da muoversi e ammazzarsi dentro, ma
mi muovo, lavoro, cerco di imparare la distanza, mi ha toccato. Scendo, non farlo mai più. Scendo. Faccio incazzare la mattina. Sono le 9 anche per me. Quindi inizio a muovermi. Ok, falle due. Ok, iniziamo a muoverci, ok? Cercate al momento di non toccarvi per forza perché no, devo toccargli le spalle. Cercate di capire le distanze, cercate che prova a toccarmi anche solo da levargli le mani, ok? Arriva qua, tocco e mi muovo, ok? Schermaglia si chiama, ok? Via, proviamo. Ma ti pare, a mattina così. Oh, ma sei simpatico. Non mi far parlare. Ho toccato Walter nelle docce. Ma si può fare un seminario? Ma porca miseria. Cazzo, questo è solo l'inizio, chissà come farmela a finire. L'inizio di oggi pomeriggio. Questo è solo il riscaldamento. Pensa a te. È tutto perfetto, ok? Se avete notato è difficile trovare sempre le misure, ok? Ho visto tantissima gente, giustamente, che nell'errore che cosa succede? Voglio toccargli le gambe e spesso e volentieri addirittura vi trovate in questo contesto qua. In un contesto sportivo non è così problematico, no? Nel senso, chi fa MMA, chi fa queste discipline deve abituarsi a toccare le ginocchia per terra. In un contesto da strada, che ovviamente loro ve lo possono insegnare meglio di me, io non faccio botte in giro, forse. Neanche noi, infatti. Li ha appena dissati. Infatti. Con le mie ginocchia, con una parte di corpo per terra, rischio di farmi male, rischio di strapparmi i jeans che magari avete anche pagato tanto e via via. Quindi ogni volta io devo sempre cercare di mantenere una sorta di equilibrio. Vado a toccare per terra, non posso permettermi questo solo per avergli toccato una gamba, devo sempre cercare piuttosto di portarlo a sbagliare, portarlo a fare un errore per arrivare avanti. Nello sport da combattimento si utilizzano tantissimo le finte, no? Voglio toccargli la gamba, dov'è che devo mandargli l'attenzione? In alto, giustamente, quindi muoverò tutto in alto, lui si addormenta e io vado a prendere la gamba. Penso che sia la stessa cosa ovviamente anche in uno sport, in una fase di oddio mi sta attaccando qualcuno, cosa devo andare a fare? Minaccio verso l'alto, tocco verso il basso, minaccio verso il basso per poi andare a toccare in alto, ok? Quindi ogni volta che si fanno questi esercizi è bellissimo andare a toccarsi, iniziare a fare cazzotti, ma utilizzate un pochino di più diciamo tipo fantasia. Il cervello, no? Devo iniziare a metabolizzare bene la situazione, devo iniziare a capire come riuscire a toccarlo e non farmi male io, ma riuscire a creare il più danno possibile, ok? Poi ora ripeto, il riscaldamento, era una figata fargli fare i piegamenti sulle braccia, eccetera, ok? Vediamo la seconda fase che ve la spiegherà il Sifu. Allora, vediamo un attimino, sì. Cambio assistente. Sempre assistente 1, Tutti gli occhiali. Allora, sì, come diceva Walter, cercate di fare tutti gli esercizi, anche il riscaldamento, con una strategia. Lo so che volete farli fare tanti push-up e squat all'altro, però poi vi trovate in situazioni dove magari siete così e l'altro vi può prendere, ok? Allora, adesso andiamo, questo è il riscaldamento, andiamo un attimino anche un po' a condizionare, facciamo condizionare un po' le gambe, ok? Una persona fa da manichino, vi daremo io e Walter il cambio. Quello che voglio fare è andare a iniziare a prendere la distanza con le mie gambe, perché magari c'è certa gente, ho visto in palestra, convinta che da qua riesce a prendere la gamba e poi fa questo. Quindi andiamo un po' a prendere la distanza con le nostre gambe, anche low kick o calci normali, calci da strada, dritto, calci semplici. Mi giro intorno e vado a prendere la distanza. Ok? Piano, non uccidete. Sì, piano, ragazzi, piano. Se no chiamiamo Senpai Luigi. Meglio di no, va.
abbracciare, specialmente anche lì one shot, sono in strada, sta succedendo qualcosa, la distanza è quello che mi salva, ok? Un calcio dato anche solo per paranoia, sono qua, colpisco così corto, lui riesce a rientrare con le braccia e mi fa male. Io ogni volta che scarico un calcio devo avere la massima estensione, o bene o male almeno l'80% della mia gamba deve essere estesa, perché la gamba ovviamente è più lunga delle braccia, a meno che non sono un nanettino. Allungo la gamba, qua io lo tengo a distanza, lui non riesce più a colpirmi, e questo qua è un semplice tipo, un calcio frontale, ok? Ogni volta che io mi avvicino e faccio questo, ovviamente lui mi mette le bombe. Altra cosa, un calcio un pochino più sportivo, quindi un low kick, un calcio basso, partiamo sempre col discorso dei bassi. Calcio da qua, l'ho preso, sì, peccato che ho preso un ginocchio. Se lui ha una minima idea di come si muove una gamba e mi va a fare una specie di blocco all'interno, quindi assorbe il colpo, neanche quindi un blocco classico da Thai, tiro il calcio, mi sono sfondato tutto il piede. Alla peggio, cioè alla meglio sono le dita del piede, alla peggio è proprio il collo del piede. Quindi devo cercare sempre di entrare in una certa misura o altrimenti cercare di aprirmi lo spazio lateralmente per riuscire a impattare cosa? La tibia, ok? Tutta questa zona qua, da appena sopra la caviglia fino alla parte del ginocchio. Io quando vado a scaricare il calcio, questo non fa male, è questo che va a far male, cioè la mia tibia va ad impattare. Quindi ogni volta che sono qua ragiono su questo non va bene, questo mi faccio male, sono a distanza. Piuttosto aiutatevi col compagno che sta facendo da manichino, ma vi metto un braccio avanti. Bene, appena lui mette un braccio avanti sono qua, piuttosto cosa faccio? Gli levo il braccio, 1, 2, dall'altra parte, blocco, mi rimette ancora il jab, esco, frontale, esco, rimetto il calcio, ok? Bello morbido, non seccatevi le gambe, ma rimanete sempre a distanza, mi muovo, continuo a fare le finte, ho messo il braccio, levo, colpisco, levo, frontale, ok? Via, un altro girettino così, poi cambiamo. Hai visto? Hai visto? È cambiato Ti devo dire, cosa hai fatto qua? Quelli del Wing Chun non le sanno queste dinamiche, ok? Sì, capita. Però ci sono qua io apposta. Meno male, sì, fui fortunatissimo ad avermi trovato. Fammi vedere Walter, che cazzo c'è in testa Walter? Visto? No! È un burlone sto ragazzo, è un burlone. Cosa fai qua? Perché ogni volta che saltelli indietro e vieni qua davanti, se lei ti muove la bocca del sinistro ti lascia giù, ok? Inizia a uscire un periodo. Così. Sai che le donne sono un pericolo, bravissimo, esatto. O se no vai tutto dall'altra parte, è un po' più complicato, devi andare dall'altra parte e poi calci dentro. No, sempre sull'altra gamba, esattamente. Quindi se lei dovesse tirarti la pigna, va bene. Vabbè, la prima la faccio tirare. Lei va bene, bravo. Siamo contro la violenza sulle donne, no? Ah sì, non si direbbe. Tira la pigna! In poche parole, Cristian, hai preso il mio posto. Hai visto? Prendi le botte al posto mio oggi. Veramente? Anzi, devo fare. Non ce l'ho più, devo fare come te, Erwin. Per una volta che Erwin non prende botte in un video. E non faccio tutte le scene che fa Erwin. Cristian, posso dire grazie di esistere? A nome mio, non a nome mio. Grazie di esistere. Iniziamo a vedere un po' la differenza tra sport da combattimento e difesa personale. La distanza è sempre la stessa, nel senso la distanza da gamba è la distanza da gamba. Ovviamente per quanto riguarda la difesa personale non vado ad aprirmi, almeno io parlo per il mio, nel Wing Chun, non vado ad aprirmi. I calci sono tutti praticamente lineari, quindi anche se io voglio andare dalla parte esterna non faccio questo o non faccio questo. Dove ho la gamba parto, faccio questo, posso arrivare qua, posso arrivare nei testicoli. Ovviamente negli sport da combattimento non ci sono calci nei testicoli. Per quanto riguarda la distanza, adesso fate piano, abbiamo fatto piano. Per quanto concerne un discorso di difesa personale, io non vado a fare questo. Quindi io scarico e scarico non sulla gamba, sul ginocchio. Quindi era soltanto un fattore di mi alleno, abituo l'occhio, le mani alla distanza. Ho visto un'altra cosa, poi dov'è Walter? Vieni Walter, se dico qualche cavolata. Troppo abbronzato. Non state sempre e solo frontali, quando lui allunga il pugno non state sempre frontali, perché se in strada una persona vi carica,
magari io il calcio glielo do anche, però per forza di inerzia mi arriva addosso. Quindi provate quando arriva a tirare il pugno, provate ad angolarvi anche, non state frontali, vado ad angolarmi, ok? E lo fate non soltanto con il classico low kick. Provate questa cosa qua, quindi lui arriva, mi angolo, do il calcio. Arriva, angolo, do il calcio. Spingete un pochino di più senza farvi male e mirate la coscia, non il ginocchio, se no mi fate male. Provate un attimino così, ok? Dai. Ovviamente se uno ti carica, quindi il calcio. Poi, questo è un allenamento. Cioè il ginocchio, io tirerei sulle anche. Cioè, il calcio. Sì, sul lato. E sul lato praticamente togli l'equilibrio. Un pochino più dinamica da combattimento, ok? Giustamente assorbire il calcio è positivo se sono, diciamo, tipo da noi si chiamano gli striker, ok? È uno che vuole rimettere un colpo, quindi ogni volta che io ho un impatto, io cosa vado a fare? Vado a gonfiare il muscolo verso di lui, cerco di fare che cosa? Che il suo calcio, da che è sulla, diciamo, quasi sull'attaccatura del ginocchio, salga leggermente, io taglio la misura e riesca poi a impattare quei colpi. Cosa succede? Che comunque siamo tutti umani, 2, 3, 4 calci, anche se sono molto condizionato, dopo un po' fa male, no? Cosa devo andare a fare? Devo creare sempre quel giochino di distanze, lui calcia, ho creato apertura. Più lui riesce a squilibrarsi, più io sarò in grado di giustamente di ritagliare l'angolo e andare a colpire. Ricordiamoci che nelle parti posteriori del corpo quasi nessuno è condizionato, no, su un calcio, quindi ogni volta che io riesco anche solo a vuoto, ho levato il jab, arrivo in questa posizione, calcio sia su questa gamba o su quella dietro, solitamente faccio più danno che su un danno frontale, ok? Quindi ora, giusto per giocare, lui rimette un calcio, ho spostato, ritorno in avanti, mi vuole mettere un frontale come prima? Esco, non mi è servito fare chissà che movimento, tira, passo indietro. Ricordatevi che in uno sport da combattimento ogni volta non è come camminare. Quindi se dovessi mai andare indietro e non voglio cambiare la guardia, quindi non vado a fare questo classico, devo andare dietro con la gamba che mi dà forza, ok? Quindi la mia destra deve fare il passetto indietro e la sinistra va avanti perché sono ancora in guardia. In uno sport da combattimento non è detto che al momento che lui calcia e io cambio, io da mancino sia molto forte. Non è detto, ok? Quindi io ho bisogno di spostarmi e riessere ancora pronto con il mio destro, il mio braccio dominante. Quindi appena arriva posso spostare, calciare, rimettere tutta la situazione, o altrimenti destro che sposta a sinistro e sono ancora pronto a riscazzottare, calciare, colpire, o altrimenti invade, ciao, vado via, ok? A volte non per forza io devo accettare lo scambio, ok? Anche in uno sport da combattimento non è detto che lui calcia e io poi devo riattaccare, ok? Anzi, colpisce, fuori, bene, rimposto tutto il gioco, lo risetto, ricambio, è arrivato, è uscito, poi lo vado a cercare quando dico io, ok? Le misure, le distanze, i colpi li decido io. Lui farà il suo gioco, bene, ma anch'io vado a difenderlo, ok? Quindi l'ultima volta mi colpisce, passetto indietro, sono ancora pronto. Arriva, passo e vado via. Spingete la gamba che avete dietro. Lo fate al contrario, sinistro che sposta al destro e vado avanti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chiaro? O altrimenti classico, levo, rimango in posizione. Chiaro.
non ci vedete noi tre che siamo in giro con voi da girare perché vi stiamo controllando tutto il resto, chi rimane al sacco, cioè chi rimane da solo, provi a stare al sacco o altrimenti si mette con un'altra persona e gireranno a tre. Quindi siamo noi tre, lui calcerà su di me, io esco, io calcerò su di lui esce e lui calcerà su di lui, ok? Così non vi trovate tipo in panico. O altrimenti mi stanno antipatici, c'ho il pantaloncino bruttissimo. Scherzo. Ok, vengo qua al sacco e inizio. Calcio, mi muovo. Calcio, mi sposto. Ok? Via, andiamo. È un pantaloncino bellissimo, Ci siamo mai. No, poi su Instagram scrivono: cazzo, sono andato, ma Walter mi ha insultato. Erano belli solo i suoi. Lo sponsor, capito? Soldi, cose. Lo scannatore fa schifo. Molto attenti a quando cercate di parare i calci e sto vedendo qualcuno che magari per automatismi o cose sta mettendo le mani su un calcio basso. È realmente molto pericoloso. Da me che sono un low kick basso e vado a fare questo, se riesco già a prenderlo sull'esterno sono stato fortunato. Qualcuno sta avendo l'abitudine di magari di bloccarlo qua. Raga, quando vi arriva una tibiata sulla mano vi rompe una mano, ok? Solitamente noi andiamo a stoppare i calci in questo modo qua, su un calcio medio, su un calcio frontale alto. Cioè, metti un calcio medio, esco e lo lascio scorrere fuori, ok? Ma non vado a dare opposizione con le mie mani. Se mi dovesse mettere un medio e do opposizione, la mia mano va aperta, non vado a prenderlo con le dita, ma questa mano qua rimane sempre a impattare e a chiudere, ok? Mai gomito largo, perché a parte che il calcio potrebbe passare, mi spacca mezzo, o altrimenti se c'è distanza cosa succede? Che la sua tibia trascina ovviamente il mio gomito verso l'interno, mi faccio doppietta, quindi faccio peggio. Quindi se devo andare a bloccare con la mano, che cosa faccio? Calcio medio, boom, vado incontro al colpo, so che è innaturale, però mano aperta e vado a stopparlo verso l'interno, non lo vado a bloccare con dita o mani al contrario. Questo, raga, è rottura di polso, tutto quello che c'è nella mano, ok? Quindi all'interno, blocco, è arrivato, esco facendo spazio. Se è un calcio basso me ne strafrego, ok? Anche perché ogni volta che vado sul basso e faccio questo, io gli lascio la faccia scoperta, vi sfondano mezzi. Quindi ogni volta esco, ma ho comunque le mani in alto. Per automatismo, per cosa vado a mettere la mano? Vieni. Non cerco di fare questo, cerco sempre piuttosto di andare con l'altra. Vieni. O lo vado a spostare via. Cercate di farlo scorrere, ok? I calci perché si vanno a stoppare, facevo sempre l'esempio del medio, a metà altezza. Ogni volta che lui tira un calcio, qua mi rompe perché lui ha la massima, diciamo, tipo forza, no? Lui parte e riesce a tagliarmi via. O lo lascio scorrere tutto, vieni. Afferro, vedete che me lo porto fuori, io qua non ho niente, o altrimenti lo vado a stoppare sul nascere, quindi sta arrivando il calcio qua e lo blocco. Lui non ha avuto la massima estensione. Io con la mia manina purtroppo non posso cercare né di portarmelo fuori né di bloccarlo sul nascere, è troppo una parte piccola rispetto a una tibia, ok? Quindi cercate anche di salvaguardarvi in questa cosa. Vi arriva il calcio, esco, vi arriva il calcio e metto la mano, qua lo lascio correre fuori, ok? Sono proprio questi automatismi. Mano che fa scorrere la gamba, me la tira con l'altra, passo e lo vado a levar fuori. Chiaro? Via, l'ultima cosa, poi cambiamo totalmente argomento. Dovete imparare a guardare questa zona qua, ok? Cioè, quando io Guardare e non guardare. Cioè, non... Esatto. Io se ti guardassi in faccia, no? Anche solo tanti ti guardano in faccia. Io posso guardare dall'altra parte, pum, ti è arrivato il calcio. Io devo sempre guardare questa zona qua, perché con gli occhi riesco ad avere una visione periferica di tutto, ok? Quindi poi avrò un occhio dominante e un occhio meno dominante, giustamente. Però da qua io riesco a capire bene o male se la gamba parte. Più la gamba si alza e più mi entra nella mia visuale, riesco a prenderla. Il casino magari ce l'hai un pochino con la gamba bassa, però se non mi muovo e tu mi arrivi con un calcio basso, boom, comunque ti vedo lo spostamento delle braccia e dico, che vado giù quella. Che cazzo farà mai? Ah, si muove, tu. Ok, ogni volta che guardate in faccia l'avversario o le gambe, e tu mi metti il colpo in faccia, no? Cioè, mi muovo, tu. Capito? Dentro. Quindi sempre
guardare qua in qualsiasi mezzo. esercizio facciamo, gambe, braccia. Tutto quello che ti Devo parte abituarmi a sono le guardare. spalle. Ok, considera che devo darti un pugno, questo. Vedi che ho mosso. Quindi tu lo vedi in anticipo, esatto. Parto con la gamba, visto, sono andato fuori. Dentro. Poi diventa facile, giustamente, no? Quando è questo, ballenato, certo. Oh, ma sei bravino, Walter. Ho fatto 3 light. Che ora si chiamano MMA 6. Quello che ti ho insegnato io con i miei video. Sì, no, certo, sei il CEO degli sport da combattimento. Il CEO. Il CEO. Il CEO. Poi tanto ha fatto il termosifu. Sì, quindi uguali. Eccolo qua. Sì. Ah no. Ah no, è qua. Scherzano alle mie spalle. C'era la canzone, stavai Il termosifu. da Termo Z a Termo Sifu. È un attimo. Scaldo gli ambienti. Scalda, che è un piacere. Allora, adesso vi farò vedere Sifu un'altra cosa, diciamo, sul livello di braccia. L'unica cosa che stavo parlando anch'io con un pochino di voi, cercate sempre di non guardare mai il vostro compagno o in faccia, non perché non sia un bel ragazzo, un bellissimo ragazzo, o le gambe, ok? Più io guardo troppo in giro, io mi perdo le cose, ok? Io devo sempre cercare di guardare questa zona qua. Io, quando lui si muove, ovviamente per colpirmi, dovrà creare un'energia, un movimento, ok? Quando lui fa questi movimenti, anche se pure impercettibili, perché più si diventa bravi e più è impercettibile il movimento, allora io qua riesco, diciamo, a beccare il movimento giusto. Gli occhi ovviamente sono fatti che hanno una visuale alta e bassa, quindi mal che vada che mi perdo la gamba, ma sto guardando, mal che vada è arrivata sotto, io sono comunque pronto a vedere le braccia, impatto sulle gambe, boom boom, e riesco a rimettere sopra. Se faccio tutto il tempo a guardargli le gambe, lui magari, eccolo lì, mi fa la finta, mi tocca in faccia, ovviamente ora mi ha dato un buffettino, mi vuole caricare, mi fa male, no? Quindi sempre vado a guardare questa zona qua. Ripeto, la faccia non è... non mi frega niente della faccia, perché lui potrebbe tranquillamente scherzare, ridere, guardare dall'altra parte e colpire, e idem con le gambe, no? Finto gamba, rimetto braccio e vado via. Si usano un sacco queste finte, quindi sempre attenzione alla parte delle spalle. Io lo guardo qua in mezzo, lui non è un mio amico, cioè lui sì, però in un contesto sportivo o cose non è un mio amico, che mi frega, no? Cioè lo devo guardare nella parte più pericolosa e dannosa, quindi questo è, diciamo, la parte del bacino. Io devo vedere quando il bacino parte, vuol dire che impatta, quindi la mia attenzione sarà focalizzata su 1 e 1-2, ed è per quello che torniamo al discorso di prima diciamo dello shadow box che abbiamo fatto con tocco spalle e tocco gambe. Io la faccia, vi abbiamo detto prima, non guardatela nemmeno, cioè non esiste la faccia, no? Perché? Perché la mia attenzione deve essere qua, tocco, i 3 punti fondamentali, 1, 2 e 3 sotto con le gambe, ok? Basta, non mi asciugo più, tocca al sì. Ok, allora no, mi ricollego al fatto delle finte, perché per quanto riguarda gli sport da combattimento si usano tantissimo. Nella difesa personale, a meno che uno sia sgamato, è raro che una persona vi faccia delle finte, perché voglio attaccare, prendo e attacco. Questa era una parentesi. Allora adesso andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per le gambe, la facciamo per la parte sopra. Quindi prima cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato anche un po' a condizionare le gambe. Facciamo la stessa identica cosa anche per un fattore di distanza sul corpo. Quindi non bisogna farsi male, non vado a scaricare forte, lo vado a toccare e intanto studio e guardo come posiziona le braccia. Lui cambierà posizione delle braccia, posso andare qua, tac, cambia. Questo è l'esercizio. Andate piano, senza farvi male, state attenti, mettiti così. Qua ci sono delle costole, si chiamano costole fluttuanti, non andate a impattare qua, piuttosto andate qua sul dorsale. Qua sul dorsale non li faccio male. Qua state attenti, ok? Piano, dai, provate. Come Sifu, ci hai notato che Christian e Walter hanno lo stesso barbiere? Io sto morendo però. Guardali, Sono messi d'accordo. sono la stessa persona in fasi di vita diverse. Così è Cristian. Sifu Christian! Oh Walter, i tatuaggi dove sono finiti?
Infatti certe volte dico, ma Mira fa così. Penso anche è un disastro. Per voi oggi li tolgo, dai. Ma sì, pugliato 1000 volte le ditate negli occhi, ma non vede il cazzo. Dita negli occhi, spari in bocca. Se lui appena mi tocca faccio... Vuol dire che dovete andare un po' più piano. Ok, regolatevi in base a chi avete davanti, perché magari avete davanti una persona che non è mai neanche stata toccata e andate a scaricare dei cartoni. Quindi regolate la potenza in base a chi avete. Poi un'altra cosa, ho visto, vai tu, cioè non dovete fare questo, non dovete muovervi. Io rimango qua e lui mi tira. Vai, tanto lui è il mio allievo, vai, bam, bam. Cambio la guardia, perché sennò non è condizionamento. Quando lui tira, invece di fare questo, poi vado a mettere le braccia, farò qualcos'altro. Quindi rimanete lì e cercate di chiedete, avete la bocca, potete parlare, ti sto facendo male? Oppure l'altro dice, oh, vai un po' più piano. Ok? Dai. Replichiamo la stessa cosa che abbiamo fatto sotto per le gambe, sopra. Quindi adesso la persona non sta più ferma in guardia, mi allunga il braccio. Quindi io da qua devo spostare 2-3 colpi, sposto 2-3-4 colpi. Ho notato una cosa, cercate anche di doppiarlo il colpo. Non fate solo questo, potete tirare classici pugni da Wing Chun, da box, come volete. Pa 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 pa. Quindi mi metto il braccio, sposto di qua, vado. Cercate di studiare un po' di più, non create caos, cioè non deve essere caotica la cosa. Perché così vi dimenticate di quello che state facendo, siete poco presenti. Quindi lo fate un po' più piano. Ta ta pa 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 pa. Questo è l'esercizio, ok? Allora, inizia sempre una persona, vi do io il cambio, così ho il tempo di guardarvi. Dai. Se tu hai Erwin, alzi i capelli, te lo ricordi Johnny È Lazza. Bravo? Ah no. Ancora. Per me è Lazza, per me è Lazza. Ancora. Non ho dubbi. Sì, fu. Ti vedo un po' pallido oggi. Adesso faranno il meme. Termo Mi manderanno La sua faccia. bagno. Esco un pochino dal contesto di difesa personale, no? Vedo qualcuno che sta colpendo in modi particolari. Da atleta io devo salvaguardarmi le mie mani, ok? Sono quella cosa che certo che in una fase di emergenza, anche se dovessi dare un colpo, mi spacco la mano, sti cazzi, mi sono salvato e me ne vado via. In un contesto sportivo io ho 3 round a 5 minuti, 5 round a 5, o quello che devo fare, pugilato, le riprese, il guantone mi tutela tantissimo, ma fino a una certa. Se io dovessi dare un colpo sbagliato, cioè tipo metti il caso, do un diretto e il mio polso scende verso il basso, vuol dire che io qua mi spacco, anche perché devo fare calcolo della mia forza più velocità che va a impattare, la sua forza più velocità che va a impattare, anche perché non tutti gli atleti quando io colpisco lui vanno indietro e quindi riesco mal che vada a scaricare pesante. Magari lui viene in avanti, boom, mi spacco mezzo polso. Quindi quando vado a impattare il mio colpo deve essere sicuro e certo di arrivare a bersaglio sicuramente e impattare a far male. Quindi ogni movimento di distrazione del polso vuol dire che me lo spacco. Un gancio dato male vuol dire spaccarsi. Quindi anche dare, non voglio entrare nel discorso di difesa personale, no? Quindi qualcuno sta colpendo in questo modo, ma anche quando l'abbiamo trattato con lui nello scorso video con Erwin, guardatelo sul canale, vi faccio pubblicità. Lui va a caricare tutta la zona dell'avambraccio e l'ultima parte di mano mal che vada che sta dando, diciamo, la frustata, ma tutta la zona di avambraccio e braccio, spalle, tutto è una connessione unica, è rigida, è dura, ok? Non posso pensare di fare queste distrazioni qua, questo mi vado a rompere. Un gancio dato in questo modo è buono perché ho tutta una connessione sul braccio. Se la vado a dare tutta storta,
mi spacco subito. Quindi anche adesso che state giocando, colpo, boom, dentro, 1, 2, impatto, ma pensando di arrivare a scaricare e mantenere tutta una connessione di rigidità del braccio, no? Quindi impatto, qua sono forte, sono stabile. Se lui viene avanti verso di me, io non ho il polso che scende o il polso che sale, ma viene avanti, polso sta tenendo, ok? Quindi impatto, poi che siate più o meno rigidi, morbidi, quello che volete, ma dentro, viene avanti, ho il polso che sta dentro, quindi provate anche mal che vada nel movimento, impatto, viene avanti. Se vi fa questo, se vi inciocca giù il braccio, se mentre si muove lo vedete proprio che perdete, avete perso un pochino di connessione col braccio. Quindi sono qua anche un gancio, bene, se viene verso di me, il mio gancio mantiene, non va a muoversi, ok? È il principale motivo di rottura ed è per quello che col guantino da MMA, che ha fatto mai MMA, si fa un bendaggio molto rigido sul polso, perché su un impatto, do un montante, lui sta venendo verso il basso a prendermi le gambe, do un montante, se il mio polso fa questo mi spacco, ok? E poi fatevi voi 3 round con la mano rotta, quindi già l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, più impatto bene, boom, se lui scende verso di me, qua io non perdo la connessione, qua sono forte, quindi ogni volta mirate a tenere polso, avambraccio e spalla rigida, ok? Pam, 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 tutti i colpi calibrati, arrivano e impattano, ok? Via, andiamo avanti, provatelo ogni tanto, tocco, cercate di spingerlo via, ok? Diciamo tutto l'obiettivo. Più io tiro corto, diciamo colpi lunghi, diciamo jab e diretto, io qua non ho ovviamente impatto, cioè fa male sull'impatto, diciamo, della strada, no? Sta arrivando, mi vuole colpire, tum, ce l'hai secco, è fortissimo. In un impatto da combattimento mi muovo, devo allungare per bam, questo sfondo. Quindi, provare a me? Cioè, metti sulla mano? Se vuoi, non puoi colpire. Ti faccio questo, è una cosa, quando tiro tutto è un'altra, ok? Insieme del movimento che Esattamente, più io riesco a fare tutto questo movimento qua, più lui spingerà verso di me, più il mio polso rimane ovviamente rigido. Quando io invece vado a scaricare un colpo corto, io qua non ho forza, anzi, più lui spinge verso di me, sono io che devo andare per forza, guarda come mi sono disallineato. Quindi il colpire a distanza mi serve sempre per arrivare a scaricare il full range totale, per essere in linea con questo, in linea con la schiena, ok? Nella fase che faremo dopo di lotta vi spiegherò dei concetti su, diciamo, testa e colonna vertebrale da rimanere in linea. Ah, ok. Però mi cambia da, tipo il gancio, no? Questo è un gancio che ovviamente è un colpo corto, fatto in questo modo qua è una cosa, è un gancio bellissimo, è giusto, è corretto esteticamente. Carico, quindi vado a scaricare dall'altra parte. Stesso impatto di forza, perché questa è una cosa, questa è un'altra. Quando impatto, tutto l'impatto, tu pensi solo in faccia, quindi quando io scarico questo è bellissimo da vedere, ma è troppo corto e non fa male, io devo scaricarti la spalla facendo cosa? Porto l'attenzione verso il basso. Quando pensi a quello, pensi alla spalla che va in. Sì, certo. Io devo ragionare su tipo gancio destro, spalla sinistra che va leggermente in avanti, con quello dei movimenti impercettibili dicevo, gancio in avanti, quindi spalla, boom, da scaricare. Quella cosa migliore viene col destro, perché il destro tutti fanno questa roba qua. 1, vedi che non ho forza, guarda, 1, 2, ok? C'è l'appoggio. Devo fare, diciamo, un controrimbalzo. Tutti di impatto cosa fanno? Questo, tu. Invece se tu riesci a fare, stop, tocco, mica, è proprio tutta un'altra energia. E idem sul montante, no? Tutto ciò che ti parte da dietro è forte, giustamente, perché da qua hai tutto lo scarico. Il sinistro davanti, vedi che metti ancora la manina, quando sono qua vedi che non fa niente. Bravo. Carico, scarico. È tutto un altro impatto di movimenti e vado. Più ovviamente poi sono in base con le gambe tutto più fa male. Grazie. Ho detto anche io da fare così, Hai visto? Andiamo avanti. No, sono di K. Adesso cosa andiamo a fare? Lavoriamo come abbiamo fatto per la parte bassa, sulla distanza, quindi iniziamo a muoverci e iniziamo a capire cosa fare contro un ipotetico pugno. Adesso il tempo non ci permette di vedere ogni tipo di pugno, angolazioni e tutto. Parliamo del classico jab diretto. Allora, l'esercizio è questo. Lui avanza e mi tira un jab, io vado ad appoggiare la mano, lui tornerà indietro, perché ovviamente il pugno non rimarrà qui, quindi il pugno dopo un po' non c'è più. Iniziamo con un pugno, poi vediamo il jab diretto. Cosa faccio? Tira via la mano, quando tira via la mano lui va indietro, vai, appoggio la mano, spingo via.
Quindi l'esercizio facciamo destro, sinistro, impariamo la distanza e impariamo a fare una cosa importante. Non vado a intercettare il pugno sulla sua massima forza, aspetto che si scarichi. Quindi, tac, poggio la mano, tac, poggio la mano, tac, poggio la mano, tac, poggio la mano. Fare questa cosa qua non va bene, perché se lui dopo ne tirerà 2. Quindi può capitare che ci prendiamo tutti e 2. Un pugno, appoggio la mano, non andate a fare questo, non è una botta perché vi fate male. Altra cosa importante, quando appoggio la mano non spingo così, spingo con tutto l'avambraccio, lo spingo via. Arriva dall'altra parte, poggio, spingo via, poggio, spingo via, poggio, spingo via. Questo è l'esercizio. Ok? Iniziate piano piano a rallentatore. Tac, poggio, spingo. Tac, poggio, spingo. Tac, poggio, spingo. Ok, dopo vedremo cosa succede se ne tira 2. Provate. Del pugno, perché lui da qua non può fare niente con questo braccio, deve per forza usare l'altro, ok? Contesto sportivo, contesto difesa personale. Contesto sportivo, ho parlato con dei ragazzi che fanno kick, ho i guantoni, quindi mi risulta difficile, però si può integrare questa cosa qua. Quindi invece di fare questo di lato, col guantone vado dritto. Quindi io in realtà non vado a spostare, perché se sposto poi arriverà sicuramente un'altra cosa, quindi devo schivare. Anche se arriva un'altra cosa, io sparo dritto. Quindi l'esercizio, adesso lo facciamo così, scusami, vai, non sposto di lato, sposto dritto, quando appoggio la mano e il gomito non spingo così, tieni a bocca chiusa, non faccio questo, perché così non vado a sfruttare, se becco un gigante non spingo niente, quindi cosa devo fare? Spingo con una gamba via, lo spingo proprio via, è un passo in realtà, sfrutto la potenza della gamba per spingerlo via. Altra cosa che ho notato, fai tu a me. Tac, tac, non tenete il mento così. Ecco, contesto sportivo, difesa personale. Difesa personale è la persona che ha perso la ragione, quindi non sa neanche dov'è. Scende dalla macchina perché ha le palle girate, viene verso di voi, non sta a fare sta roba qua. Se una volta appoggiate la mano, fate questo e l'altro spinge come si deve, non è tanto la botta, andate a sollecitare le vertebre dietro, non va bene. Quindi, bocca chiusa, il mento lo usate come perno, vai, e lui spinge. Ok, non state così. Così vi fate male e non capite dove siete. Quindi, tiro il pugno. Ok, questa parte, questo. Volevo spiegarvi una cosa che ha detto prima il Sibu, che è perfettamente corretta e si appoggia tantissimo con l'idea dello sport da combattimento, ovviamente per chi pratica. Spesso e volentieri ovviamente ci arriva il jab, ovviamente il suo jab arriverà da questa parte, noi andiamo a fare la stessa identica situazione in uno sport da combattimento, no? Cerco di deviare. Più io e il mio compagno sa lottare, ovviamente io quando vado a fare questo, stessa identica situazione, lui può ovviamente colpire dall'altra parte, quindi cerco sempre di passare come se fosse un'onda, no? Devo scivolare su di lui per andare a impattare. Perché non andiamo mai con l'altra mano? Che ogni tanto vedevo qualcuno e anche il Sivu passava a correggervi. Ogni volta che io creo questa situazione qua e vado a rispondere con questa, creo diciamo un movimento e un'apertura. Quindi io sto aprendo che cosa? Il braccio che ho davanti alla sua faccia. Lui partirà direttamente dall'altra parte e mi ha centrato. Io devo sempre cercare di essere defilato il più possibile. Devio questo
inserisco la spalla, perché se lui dovesse tirare quella, io ho già la mano protetta davanti, ed è per quello che non a caso vi sta facendo fare blocco. Ora io sono scarsissimo in questa cosa, metto la mano e spingo, ma lui da questa parte qua è protetto, perché dovesse mai arrivare qualsiasi altra cosa, ha la mano che va a proteggere. Certo che anche se fossimo a specchio, no? Quindi io in questo caso da sport da combattimento sono mancino, quindi il mio braccio sinistro dietro e lui attacca da questa parte, cerco sempre di uscire, diciamo, dallo specchio, perché ogni volta che io rimango frontale o esco da questa parte, Vale che sta a combattere mi sdraia, ma anche distinto, no? Uno mette dentro il colpo. Blocco, con la stessa mano vado poi a spingere, giusto? Sì. Per andare a fare questo. E altra cosa che giustamente dicevamo anche prima, anche in uno sport da combattimento, quando io colpisco, sia io che lui, non potete permettervi di avere la faccia alta. Il vostro avversario è sempre là, per quello dicevamo prima, guardategli qua in mezzo, perché se io inizio a guardargli la faccia, io inizio a caricare, lui va indietro, io distinto va indietro, vale? Distinto mi verrà tipo, cazzo sta andando, lo cerco, no? Quindi ogni volta io lo guardo qua in mezzo, che poi lui alzi la faccia, l'abbassi o cose mi frega niente, quindi va indietro, sono sempre qua e vado a inserirmi dentro. Più alzate la faccia sia in attacco che in difesa, come vi pizzica non avete la connessione tra il collo e la mandibola e quindi KO, si va giù per terra, ok? Quindi stessa identica roba di prima, quando tolgo contesto sportivo posso andare ovviamente a incrociare, posso andare a rispondere dalla stessa parte ma rimango esterno, stessa cosa di difesa personale, attacco, non uso la mia mano opposta, la stessa lo vado a spingere fuori, chiaro? Chiaro. Stessa identica cosa, quindi invece che soltanto un pugno, questo braccio andrà indietro e arriverà all'altro. Allora, mettiamo in chiaro due cose, non andate a basare il tutto sulla vista, perché se dovete far piano, ma se l'altro inizia a tirare veloce gli occhi non vi salvano. Quello che dovete far voi è cercare di sentire il braccio, cioè non andate a mano rigida, non fate questo, perché io così non sento nulla, non riesco a capire. Quindi il braccio, il polso, non è moscio ma è recettivo. Quindi quando arriva io cerco di ascoltare il braccio cosa fa. Una volta che il braccio va indietro, l'altra mano è su e faccio questa cosa qua, spingo via. Poi lui partirà con questo. Non sto ogni volta a cambiare la guardia, sennò poi fate sta roba qua, rimango sempre così. Arriva il pugno, sono recettivo, sta arrivando l'altro e vado indietro. Quindi, tac, tac, vado indietro, tac, tac, vado indietro. Fammi tirare, tac, tac, vado indietro, tac, tac, vado indietro. Questo è l'esercizio. Facciamo piano piano. 1, mano su. Questo qua sta andando indietro e si trasporta la mia mano in faccia e spingo. Dove spingo? Spingo sul gomito, non spingo qua, mi arriva una gomitata, Vai, gomitata. Quindi a rallentatore arriva il pugno, vado avanti, porto quest'altra mano sul gomito, faccio il passo, spingo via. È un contesto d'allenamento. Nella realtà, se vogliamo chiamarla realtà, 1, 2, questo qua è un pugno. No? In strada questa cosa qua non mi salva, non mi serve a niente, io lo spingo e lui mi martella. Quindi sul primo pugno è 1, 2, questo, pam. Quindi sono ricettivo, mano su. Lo facciamo a causa di tempo, così lo facciamo soltanto su, già diretto, ma la stessa cosa potrebbe capitare su un gancio, vado dritto, su un pugno basso, vado dritto, io vado sempre dritto, ok? Dai, provate. Double leg. Oh. Tutti che vogliono provare la spina. Vai, più forte. Vai. Ma vai più forte. No, e poi mi dicono Erwin si scarso in panca piana. Gli ho appena detto vorrei provare quella spinta famosa. Erwin, ma si scarso in panca piana. Qua cosa ti serve? Quando spingi, quando lui arriva coi pugni, no? Esercizio, vai. 1, vai, 2. Questa spinta qua è la stessa, è poi
Quindi in realtà io cerco di alzarli. Una volta che rialzi le punte, cioè se una volta che ti alzo le punte, voli. Sì, voli via. Parti sulle articolazioni, qua, guarda, o qua è pericoloso. Articolazioni alte vai su, articolazioni basse vai giù. Questo. Scusa. Senti, ti stop. Grazie. Ecco. Devo sentire la spinta. E per forza. Adesso mi metto qua al Duomo. Mi vesto da 5 euro a chi riesce a spingerti. Quanto sarebbe figo. fighi, fai la fila. Minchia. Martedì scorso c'era la fila. Lo facciamo dopo. Parola che lo facciamo. C'ho il cartellino. Prova Sì, anche tu a spingere sì. sì. Metto la tua gamba. Cosa importantissima, ho visto alcuni di voi, ovviamente giustamente ci sono delle memorie muscolari, quindi vanno a tenere le braccia come in un contesto sportivo. Facciamo la differenza, cioè in un contesto sportivo io ho i guantoni, quindi posso tenere il guantone qua, lui ha il guantone, mi prende e non sento male. In strada se voi tenete la mano qua e lui vi prende con un gancio, vi fate male lo stesso, ok? Era una piccola parentesi. Siamo arrivati al clinch, Walter, ci devi dire cosa fare. Cos'è il clinch? Cos'è? Faccio un badante. Lui prima aveva detto che siamo amici, però, testimoni, siamo amici, Allora, Siete anche gemelli. siamo anche allo stesso barbiere. Sfumature diverse. La ragioniamo prima da una parte da un contesto sempre di difesa, poi la facciamo ovviamente da un contesto sportivo. Ovviamente in un contesto di difesa, che ne avevamo già parlato insieme, che cosa devo andare a fare? Il nostro clinch è principalmente un chiudere la distanza, un po' molto alla poliziotta, diciamo, passatemi il termine, dove io cerco, lo so, mi spiace, dove io cerco di bloccare, diciamo, i movimenti del mio compagno, no? Che possono essere il bloccare semplicemente questa situazione qua, o cercare di bloccare la sua testa, ok? In un contesto sportivo invece ci sono vari modi, no? Uno ovviamente è rientrare nel clinch tie. Quando poi si parla di clinch, che vuol dire che ho accorciato una distanza, ci sono più tipologie di clinch. Clinch della lotta, quindi arrivo in questa situazione qua, clinch della tie, e invece proprio clinch da grappling, diciamo, passiamola così, dove io cerco già di andare a bloccare e ostruire braccio e collo, quindi vado a fare dei lavori su testa e braccio. Arriva sempre con lo stesso discorso, quindi io riesco a spostare, inizio a fare che cosa? Sempre con la mano vado a prendergli la prima volta questa parte qua, ho bisogno che con il mio gomito io sia all'interno delle sue braccia, sempre per un discorso che non voglio che lui mi vada a scazzottare dall'altra parte, quindi entro, mi tutelo che lui non metta dentro l'altro colpo e vado a cinturare da qua. Capisco che nell'emergenza, nella velocità, tralascio delle posizioni. Il clinch vero e proprio effettivo è questo: mano a cucchiaio aperto sopra la nuca, ok? Dovete pensare che con i vostri due gomiti io devo trafiggergli le clavicole, ok? Quindi blocco, inserisco all'interno qua questo e io inizio già praticamente a portare il mio bacino in avanti rispetto a lui, perché in uno sport io non ho le ginocchiate nelle parti basse, in un contesto di difesa lui potrebbe ovviamente calciarmi, quindi io ho bisogno e necessità di far questo: blocco, inizio a spingerlo e metto all'interno un ginocchio, ok? Da qua mi si crea il giochino mio, quindi sempre spingendo sulle clavicole, quindi coi gomiti, vado ad allargargli la testa, 1, boom, e vado a colpire all'interno. La prima non è sempre di così tanto impatto, diventa impattante la seconda. Torno indietro, ricarico, boom, e vado a scaricare. La Muay Thai o altri sport come il K1 e tutto il resto ti insegnano a dare delle ginocchiate larghe, ok?
In un contesto sportivo di Muay Thai ci possono stare, noi che facciamo MMA o altre cose non si vanno a dare perché lui potrebbe afferrarmi e portarmi per terra, quindi anche idem su strada, non so fare assolutamente niente, vedo un ginocchio largo, boh, mi ha portato. Quindi lui mi ha messo i colpi, vado a lavorare, entro, 1, ok, andiamo a farlo proprio pianissimo, inserisco dentro la prima mano e butto dentro il gomito qua, seconda vado a raddoppiare e mantengo questa posizione. Ora ho necessità di spostargli solo la faccia, ok, entro, quindi entro dentro col mio ginocchio, allontano, vedete che sto spingendo, quasi se lui dovesse spostarsi io cado per terra, blocco e lo torno indietro, 1, ritorno indietro pesante, quindi prendo la spinta lunghissima, bam, e vado a riscaricare dentro. Non perdo mai la sua testa. Ogni volta che voi andate in giro con le braccia lui si libera. Quindi lo facciamo pianissimo in questo modo qua. Tolgo, inserisco il primo. 1, blocco dietro la testa. 2, vado a bloccare. Quando sono arrivato qua in posizione ho già fatto il 50% del mio lavoro. Inizio a spingerlo, ok? Spingo e allontano. Ho la gamba destra molto forte, mezzo passetto, ginocchio destro. Torno indietro, posso ricaricare ancora con la destra. Cambio. Esco con la sinistra, carico, butto dentro. Ora esasperate il movimento perché dovete capire solo la dinamica di apro e chiudo. Nella realtà non succede ovviamente che sto qua 2 ore e mezza a andare lontano, ok? Quindi in un contesto anche di match entro, lo sposto laterale, boom, sposto, inizio a lavorare. Lui non deve capire niente, lui è qua e dice dove sta arrivando la ginocchiata, io potrei anche fintarlo da questa parte e metto il destro, finto, sinistro, ok? Ogni volta che lui lo abbasso, che sente questa pressione qua, c'è il colpo, c'è il gomito, ok? Quindi iniziamo a vedere la ginocchiata. 1, 2, allontano, butto dentro, torno, ho ricaricato, testa verso il basso, ginocchio verso l'alto, cambio, ho ricaricato, ributto dentro, ok? Giusto veloce da riprovarlo. Dettaglio fondamentale del clinch. Se io dovessi tenere le mani sul suo coppino, tira sulla testa, eccolo qua. Tira sulla testa, eccolo qua. 1, 2, gomiti all'interno, tira sulla testa, non va. Ok? Questo è fondamentale. Io ogni volta che do una ginocchiata e ho le mani sul colpino, sul collo e tutto, vedete che io non riesco ad arrivarci, posso essere snodato quanto voglio, gli arriverà una ginocchiata magari per pura casualità e coincidenza gli arriva in faccia. Quando io ho un controllo in questo modo qua, quindi mano destra sulla nuca, mano sinistra, cucchiaio sopra, i 2 gomiti che tengono, prova a tirare sulla testa. Quando vuole andare a far questo, boom, è il momento che gliela vado a tirare, ok? Ora gliela tiro esterna per non centrarlo, ok? Da qua, dentro, lui più si prova ad alzare e più riesco a lanciarla, ok? Il clinch a noi serve principalmente per chi fa MMA. Oltre alla ginocchiata, lui è concentrato sul levarsi, quindi vuole alzarsi. Bene, attacco le gambe e me lo porto via. O altrimenti, anche altro contesto, ho legato il clinch, io tantissime volte lo uso contro parete, no? Loro mi stanno schiacciando, io riesco a reinserire dentro, quindi considerate che io qua dietro ho la gabbia. Quando lui mi spinge, io cerco di fare questo. Come alza la gamba, come alza la testa? Pop, dentro, gomito. È lui che mi dà, diciamo, il modo di uscire. Io, è 2 ore che lui mi sta spingendo, non riesco a fare niente, entro, lavoro da qua. Io non posso essere più spinto dietro perché ho la parete, ho la gabbia, ok? Quindi non vado. Io più presto, più vedi che lui va avanti, stacca, boom, metto dentro. Mi sono creato volontariamente, dello spazio, ok? Quindi lavorate tanto su 1, 2, 3, dentro, ok? Spingo per terra, fategli provare a lui ad alzare la testa, ok? Quando è qua, non va, basta, indifferente. Provatelo anche qua sotto, lui alza la testa, se lo guardate in faccia, cioè, o lo baciate, altrimenti diventa un casino. Date la gomitata. Se vuole baciarvi, dategli una gomitata. Esatto. Via, se non è il vostro tipo. Se è il vostro tipo, vai un baciato ogni tanto. Se dovessi perderlo, no? Che lui fa questo e inizia ad andare giù, frega niente, continua a mantenere piuttosto anche solo con una, boom, e lo vai a seccare, ok? Purtroppo succede, a noi succede perché lui ovviamente vuole arrivare verso le gambe. Io non mi frega niente, in un contesto di MMA io addirittura continuo a trascinarmelo per terra, vedi che lo faccio andare per terra. Basta. Se lo perdi, Così. Qua. No, non là. Qua. Alza la testa. Aspetta.
quello, li tenete dentro. Se lo tieni fuori lui alza la testa. Ok. Tu ti devi appendere a lui. Sì. Oh, quello, vai. Ci sei? 1, 2, diventa 25, 26, 27, 28, 29. Cosa può succedere in un contesto di clinch da questa posizione, no? Ovviamente siamo sudati, bagnati, parlo di sport ovviamente, ok? Ci sono 1000 dinamiche dove appunto lui poi è molto capace, serie di situazioni. Io ho necessità di piuttosto iniziare a controllarlo con una mano sola. Parlo per me, personalmente io sono forte col braccio destro, non vado all'inizio, andrò con la mia mano destra sotto e la mano sinistra sopra per continuare ad ammortizzare lui, no? Cioè lui quando va per salire io devo schiacciarlo verso il basso. Quando lo so che sto perdendo, ok, quindi riesco a sentire lui che si sta staccando, devo fare un'inversione. Qual è il mio colpo che fa male? Il destro. Quindi vado a fare cosa? Esco con la mano e tengo con la sinistra, ok? Mi vado a creare questo. Se prima andavo io verso di lui, guardate adesso le spalle. Oh, qua. Ho leggermente staccato la dinamica, mi apro. 1, qua. Ora posso entrare giustamente come ho fatto prima anche sì, con la mano e spostarlo via. Il contesto sportivo non paga giustamente. Diretto, gancio, gomito dritto, gomito laterale, quello che volete insomma. Quindi da qua io attacco col clinch, inizio con le ginocchia, 1, 2, mi accorgo che lo perdo, lui sta andando bene indietro, op, qua, lo lascio andare, non è un problema, vai, fidati, vai poi tranquillo, op, qua, lo sto tenendo dal collo, lo continuo a mantenere perché qua sopra è capace che io ora lo perdo e non mi frega più niente, no, è più forte. Prendo il coppino, quindi apro tutto, il collo è più piccolo giustamente della testa, meno che non trovate un wrestler gigante. Tengo, apro bene la spalla, boom, e vado a scaricare. Ogni volta che io scarico non tiro da qua, perché altrimenti non mi arriva la forza. È uguale a prima, a frusta. Io ho aperto, apro, ora questo è tutto indietro, lui viene avanti con me, boom, e io vado a scaricare, ok? Le gomitate dovete pensare di entrare al 100% dentro di lui, che sia gomitata dritta, boom, vado all'interno, piuttosto fatelo così l'esercizio adesso. Gli levo talmente tanto lo spazio che apro, lo sposto e vado da questa parte qua a colpirlo. Non fategli male con la seconda gomitata che apro, boom, piuttosto tagliate lontano, ok? Quindi apro, op, e ritorno indietro. Voglio fare un diretto, apro, stessa identica cosa. O lui mette la manina e butto qua la mano, o altrimenti apro, op, sempre la stessa cosa. Pensate di tagliarlo, andare oltre. Quindi, ultima volta, clinch, stessa identica cosa di prima, colpisco, la mia mano destra ora non mi serve più a niente, lo sto perdendo, lui va indietro, sinistra sul coppino, ho aperto le spalle, quindi sono tutto rivolto da questa parte di qua, boom, 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 ok? Quindi da che ero dritto con lui, apro, scarico, chiaro? Yeah. Quando sono qua che tu stai andando via, no? Apro, devo... sì. Il rischio è che questa se no, in MMA, che quando io tiro e vengo contro di te, tu mi afferri, mi porti via, eccolo qua. Io ho bisogno invece che tu arrivi e entri in potto. Tu mentre arrivi, per da potto. L'esercizio di prima, semplicemente perché dopo vedremo la lotta a terra, quindi dobbiamo portare l'altra persona a terra. Mi raccomando, valutate lo spazio e guardatevi attorno, ci sono caloriferi, spigoli, state attenti. Quindi esercizio di prima, arriva il pugno, sta arrivando l'altro, questo va indietro, colpivo e spingevo. Adesso cosa vado a fare? Arriva l'altro, vado dentro, ok? Lo facciamo un minutino così, arriva dall'altra parte, vado dentro. Arriva da questa parte, vado dentro. Dopodiché da qua prendo e lo porto per terra. E poi da qua vedremo cosa fare. Ve lo faccio rivedere. Quindi, pugno, 1, vado dentro, spingo via. 1, vado dentro, spingo via. Tira qua. Ok. Tac, tac, tac. Vado dentro, spingo via e lo tengo qua.
contesto, diciamo, di strada diventa molto improbabile, ma in un contesto sportivo esiste, la lotta libera ci fonda, diciamo, tipo proprio un impero su questa cosa, no? Lui, mentre fa tutta questa difesa, bypassa il mio braccio, quindi come sta succedendo a tanti di voi, quindi non si trova, diciamo, testa-braccio dentro, ma si trova qua, ok? Lui sta pensando giustamente di portarmi per terra, anzi quindi mi sta agevolando perché lui vuole andare con questa gamba dietro. No, dietro della mia. Benissimo. Quando io arrivo qua, nella lotta libera si chiama il bombero, nel judo si chiama un ippon, no? Io vado a prendere all'interno della sua mano, vado a mantenere qua questo. Ora devo pensare a fare due cose. Una, inarcare la schiena, portarlo giù, me lo lancio. Non è così difficile e complicata, devo solo stare attento perché se lui non mi lascia il braccio intrappolato, cioè io perché non riesco a farla da qua? A parte che mi sta strozzando, quando sono qua come faccio a volare? Anzi, mentre provo a fare questo, boh, l'unica volta che vincerò, no scherzo. Beh, l'hai ripresa. Quindi quando arrivo e lui mi ha fatto questa roba qua, ha bypassato perché lo vuole fare veloce, tutto il resto, benissimo, gambe devono andare a pari, tutte e due si girano. Ora, anche senza mano volendo viene, però per comodità la vado a tenere. Allargo, scelgo, e lo vado a levare. Ora non vi dico di far questa, ma vi sto spiegando l'importanza di andare a bloccare quel braccio, ok? Lo faccio io. Quando lui mi arriva col colpo e lo vado a bloccare qua, ok? Qualcuno glielo avevo spiegata prima. Io vado, qua. Devo cercare di fare questo immediatamente, le mie braccia vanno a chiudersi qui, addirittura io qua potrei già strozzarlo in un contesto anche di gabbia e tutto il resto, io lo blocco e vado a strangolare, entro, provo adesso a farmela, qua, vedi, anzi addirittura me lo porto giù io, me lo porto nel contesto che voglio, blocco le braccia, lo sistemo, cioè qua è finita raga, ora gli sono voluto cadere alla schiena, se l'avessi fatto in modo diverso, come entra? Io lo porto giù, vai, è quello che andiamo a fare adesso, no? Blocco e inizio già a controllarmelo. Quando gli cado con un ginocchio sul costato, non è proprio una cosa, una botta di salute, insomma, cioè, le spa sono alte. Quindi, una botta di dolore. Quindi, adesso per non fargli del male, quando lo portate per terra, posizionate il vostro ginocchio, diciamo, sulla parte leggermente morbida qua della pancia, ok? In un contesto reale io cado sulle sue costole, ok? Devo sfondarlo giustamente, quindi posiziono qua lui, inizio a lavorare sempre con la stessa spalla che avevo lavorato da qua, me lo porto indietro, giù e salgo sopra il monte, ok? Quindi lo faccio cadere, sono entrato, ho fatto tutto bene, chiudo, pesante, ok? Entro con la gamba, scendo, sistemo il ginocchio, ovviamente vado a fargli male, continuo a mantenergli coppino, allargo la gamba, dentro, ok? Braccio e gamba sono larghi, ora sono qua, posso andare poi a scazzottarci. Chiaro? Via. Se volete fare il bombero provate. Comunque abbiamo la registrazione, eh? Abbiamo la registrazione. Che taglierò. Cazzo, non taglio mai niente, questa la taglio. A parte che ho vista così non si sa, ma chi dei due era Walter? Esatto, senza occhiali entrambi. Mi inculano solo i tatuaggi, no? Ah, hai voglia di metterti gli occhiali perché non vi riconosco. No, veramente. Io ho gli occhi verdi. Un modo per uscire da questa situazione, poi dopo mettiamo anche in mezzo una parte di come colpiamo, nel senso perché quando abbiamo messo giù il programma abbiamo notato che io da sport da combattimento, quindi da MMA, quando vado a terra utilizzo il ground and pound, che così si chiama la parte della fase a terra di colpi, in una determinata situazione. In una situazione di difesa personale si utilizza ovviamente più che altro uno stop e dei colpi magari sulla gola, cose che poi vi faranno vedere loro, ok? La mia priorità massima è questa. Lui mi viene a lanciare, ok? Non riprendo. Ok.
Ora lui è entrato, ok? Dicevo prima con qualcuno che appena lui mi appoggia il ginocchio qua, la mia prima difesa deve essere sicuramente quello di levarmelo, no? Io non posso rimanere laterale a lui, cercherò giustamente di bloccargli il ginocchio per cercare di spingerlo via, ok? Mi frega, bene, ci sta, è passato, o altrimenti fa il passaggio tradizionale. Ho due soluzioni principalmente. Una è quella di iniziare a fare un movimento col bacino verso l'alto, quindi sto andando come nella tecnica di prima, porto il bacino verso l'alto, ovviamente mi devo coprire perché lui mi vuole picchiare, ginocchiata dietro la schiena, ma non una ginocchiata come la prima, è solo un accompagnamento, quindi la mia gamba destra è quella più forte, sinistra che si avvicina al suo gluteo, arrivo con la gamba destra, bacino verso l'alto e spingo. Ora, appena lui mi ha superato la fase, cosa faccio? Blocco le mani poi dietro il suo culo, non basso, purtroppo devo toccargli le chiappe, sotto e lo sto bloccando. Da qua, seconda spinta ancora, quindi ho tutte e due le gambe vicine, leggermente spinta verso l'alto. Io ora ho sentito che lui ha appoggiato male questa mano, giro, sono andato via, ok? Dovete iniziare ovviamente, è molto di sensibilità, o altrimenti siete decisamente più forti di chi avete sopra. Quindi lui è entrato, arriva qua, posso darlo ovviamente anche al contrario, quindi appoggio la destra per terra, sinistra che spara, blocco. Ora un altro movimento, avvicino le gambe, ovviamente tutto fatto insieme, avvicino le gambe e tiro ancora lui verso l'alto. Il mio sedere non è mai platto per terra, ok? È sempre in spinta. Ora quando io vado a spingere, qua, vedete che l'ultima mano che ha appoggiato è la sua destra? Ruoto, dentro, ok? Devo iniziare a capire di sensibilità dove lui sta appoggiando le mani. Ricordatevi che se non fate i movimenti corretti, lui chiude già le gambe e fa questo. E io ho tutte e due le mani perfettamente in base. Vai, spingi. Guardate, ho addirittura messo i piedi qua sotto. Guardate che carino quando torno indietro. Spacco la schiena, ok? Ovvio, sono due talloni, non è che è una coltellata, però comunque fa male. Quindi lui mi ha lanciato. Io allargo qua le masi e non vado da nessuna parte, diventa un problema. Lui già nella spinta deve cercare di crearmi un mezzo squilibrio. Qua, bene, qua sono forte. L'ultima che ho appoggiato è la destra, gira. Oh, cambiato, ok? Questo parlo di sensibilità nel capire dove sta andando. Se la prima mano distinto è la sinistra, non è una regola scritta, però appoggio, questa sarà forte, perché per paura io vado a mettere giù una mano. Appoggio l'altra e poi lei è quella debole. Questa, butto giù, lo rivolto. Quindi, ultima volta. Sono qua, avvicino già le gambe, butto la prima su. 1, blocco dietro il sedere. Ora, velocissimo, mi avvicino e sparo. Bene, ruoto, qua, ok? Più rimanete in tensione con le gambe e più lui vola, ok? Per assurdo, anche se dovessi sbagliare il lato, ma sono comunque bello energico nel lanciarlo, tipo, ho fatto questo. L'ultima mano che appoggio è quella, vado di là e continuo a spingere, fai forza su questa. Continuo, esco fuori. In qualche modo l'ho risolto, no? Devo cercare di levarmi dalle palle, anche se lui fa tanto base. Intanto sono uscito, da qua scarpate, mi rialzo, posso picchiarlo e tutto, ok? Quindi alzo, lo butto fuori e inizio a spingermelo via, ok? L'ultima mano che appoggio è quella dove io riuscirò a buttarlo, ok? Andiamo. La differenza di peso sicuramente conta tanto, ok? Cosa vado a fare? In base alla persona che io ho davanti, o sopra in questo caso, devo andare ad attuare delle varie diversità, ok? Cosa vuol dire? Per quello volevo farlo di là. In base a chi ho davanti io devo creare degli squilibri. Chi mi pesa 100 kg sappiamo benissimo che a livello di agilità difficilmente riuscirà a mantenere me che ne peso 75. Come uno piccolino che mi pesa 60 kg non può tenere ovviamente né uno sopra né uno sotto di 100 kg. Devo cercare di trovare sempre il punto debole dell'altro da muovere, da fare delle cose. Adesso vi faccio vedere infatti due... Raga, stop un secondo! Scegliene uno grosso, Walter. Prendere uno grosso. Partiamo col piccolo.
Prendilo lo Preso. grosso, dai. Che però ha buttato giù 2 volte, eh. No. Allora, mi hanno fatto una domanda bellissima. La differenza di peso conta? Sì, cazzo, conta, ok? Se no altrimenti in uno sport da combattimento non esisterebbero le categorie e io non starei a mangiare pane e aria per... neanche il pane perché non si può. Aria per 3 settimane, 4 settimane, ok? Ogni persona, giustamente, come stavamo dicendo con qualcuno, ha dei punti forti e dei punti deboli. Quindi anche su chi pesa 100 kg devo valutare come è distribuito quei 100 kg. 100 kg distribuito fisicato, 100 kg buttati che fino a ieri mangiava McDonald's. Perché guardi? E perché proprio Alex? Presente. E perché ha proprio voi tre? Ok. Quindi, però, allora, cosa succede? Su una persona molto minuta, molto piccola, ovviamente fisicata, se no mi si arrabbia, diventa poi un disastro. Oggi pomeriggio non lo sopporto più. Cosa vado a fare? Posso permettermi il rischio di osare. Cosa vuol dire quando oso? Io provo a dargli magari una ginocchiata, lui non ciocca subito, io posso iniziare anche a pensare di mettere le mie mani, ovviamente toglierlo dai miei colpi e cercare di uscire in qualsiasi modo, no? Che possa essere, come spiegava qualcuno, gomito qua che gli blocca la mano e iniziare a lavorare. Certo che se io peso 10-15 kg in più, la mia forza è maggiore, no? A meno che io non mi sono alzato dal divano ieri e lui comunque pesa 50 kg ma è il figlio di Bruce Lee. Quindi, quando... Madonna, oh, mi perdo Ancora sto cazzo di Walter, my friend. Quindi, quando è il momento un minuto di voi, ripeto, non dico che è una passeggiata di salute, ma posso anche rischiarla, anche solo. Alzo, tengo, vedete che blocco qua, sposto, cerco in qualche modo di ribaltarlo. Molto animalesco e molto di impatto. Più saliamo di peso, vieni Shifu. Mi stava appaccando, non lo so. Devo iniziare a lavorare di fino. Che cosa vuol dire? Che consideriamo che lui sia 95 kg, pesante, fisicato, strutturato, quindi io anche a levarlo, cazzo è davvero difficile, no? Devo lavorare molto di fino. Cosa vado a fare da intelligente nello sport da combattimento? Cerco di mettermi leggermente sul lato, cioè non gli do totalmente la schiena, se no altrimenti mi chiude. Vado a ruotare nel mio lato preferito, mettiamola così. Vado a far cosa ruotando? Butto fuori il sedere e gli allargo la base delle gambe, perché anche se lui è molto pesante e grosso, le sue gambe a parte faranno già spazio. Io devo ancora aprirle di più. Blocco con un gomito, esco leggermente, ok? Ora cosa devo andare a fare da qua? O passo sotto e cerco di disarcionarlo pensando di prendergli la gamba e me ne esco fuori. Io devo sfruttare il vantaggio che sono un anetto a confronto, no? Quindi l'ho bloccato, riesco ad andare qua dietro e ora è il mio momento di divertirmi. O altrimenti, meno esoso, meno ok, vado sempre a mettere il mio gomito, questo mi sta proteggendo e inizio sempre a uscire con il sedere. Esco, gamba di sinistra tira dentro e vado a fare, diciamo, una sforbiciata, hop, qua dentro. Ora, io devo mantenere non questo profilo, che anche non è il mio migliore, insomma, devo cercare di tornare in dentro, blocco, vado a lavorare e me lo riporto frontale. Lui da qua, giustamente, sempre con una gamba in meno, mi vorrà picchiare, è vero. E cosa vado a fare? Lui spinge, avrà la pancia, ma da Dio, ci metto dentro il ginocchio. Quindi, come dicevamo prima, nel clinch, il mio ginocchio deve fare da barriera, non bassa, perché se lui schiaccia o c'ha la panza gigante, mi schiaccia peggio. Devo andare a cintura di sicurezza, il mio ginocchio gli va a bloccare dalla spalla a giù, il mio piede non è libero. Ok, vorrei salutarvi tutti col piede ma non lo faccio, blocco, questo. Più lui spinge verso di me e più io allontano. Ovviamente non posso stare qua 6 anni e mezzo, blocco, secondo blocco insieme, quindi blocco, lavoro, fuori. E inizio poi a scazzottare o me ne vado fuori. Quindi il peso influisce, sì cazzo influisce. Se avete uno grosso, pesante, specialmente una cosa brutta è, ora no io lo faccio, sono sudato, ma la mia faccia, cioè la sua faccia deve essere invasa dal corpo, ok? Ci sono tantissimi lottatori che lo usano proprio come distrazione, no? Li si spanciano sopra e schiacciano, ok? A parte fa molto schifo, poco igienico, ok? A me fa cagare. Metto sopra, inizio a schiacciare pesante. Lui da lì deve trovare una soluzione. E sicuramente se io peso tanto e lo sto schiacciando, fare i ponti non serve a niente. Lui deve iniziare a lavorarmi sulle gambe. Eccolo qua, creare spazio, muoversi.
più mi dà fastidio, più crea movimento, più io riesco a passarci sotto, sopra, eccetera, eccetera, ok? Quindi, ovvio che, molto da stupidi, non finite sotto con uno grosso, ok? Cioè, ma va, scontatissimo. Quindi cercate anche in un contesto dove ne ho uno molto grosso, io non ci vado a innescare la lotta. Perché cazzo dovrei arrivare vicino con uno che sa lottare, che è grosso, e dico, becco lui, ma chi me lo fa fare, no? Cioè, a meno che non sono un nazionale di lotta libera, dico, vabbè, dai, mo ti lancio. Ma io non so neanche lui cosa ha fatto, magari ha fatto powerlifting per 10 anni, come Marina mi stritola. Qua, dai, fuori. Capito? Cioè, innesco l'avvicinamento, sì, lo porto per terra, via. È caduto per sbaglio, no? Cade. Dai, sto qua, inizio a prenderti a scarpate, inizio a lavorarti da qua. Vieni verso di me, boom, e inizio a colpirti. Non innesco la lotta, specialmente in un contesto fuori dallo sport, con uno che... Sì, che si cade a terra, magari ti spacchi un gol. Bravo, anche solo che lui mi sta lanciando per terra, cioè lui mi vuole lanciare. Quando sono qua la prima cosa è cercare subito di allontanarsi, perché se dovesse cadermi anche solo qua, bam, ha seguito, minchia. Sì, ma anche io mi faccio male. Cioè, 100 kg sopra, raga, sono 100 kg, un muletto che viene addosso, insomma. Poi con la gravità e tutto il resto è bruttino. Col sudore, tutto il resto, che schifo, antigenico a manetta. Prima. Mamma mia che brutto, ok? Mi manca solo un calzino in bocca, avete finito la giornata. Va bene, dai, l'ultimo esercizio, provate a lavorare un po' di sensibilità. Abbiamo finito. Una precisazione sulla differenza, come diceva anche Walter, tra sport da combattimento e difesa personale. La cosa più importante per quanto riguarda la difesa personale è evitare. Quindi neanche arrivare per terra, evitate lo scontro, perché ogni volta che vi scontrate state firmando per andare in ospedale. Magari anche quel punto, quella slogatura, però mi girano le palle andare in ospedale, quindi cercate sempre la mediazione. Altra cosa importantissima, quando si va per terra, c'è l'asfalto, mi spacco un gomito, un ginocchio, non me ne accorgo neanche. Magari poi l'altro è lì mezzo morto e mi accorgo che ho il braccio girato al contrario, perché l'adrenalina mi fa sentire niente, zero. Altra cosa, che siamo un attimino giù. Ovviamente ognuno di noi ha una programmazione che deriva da quello che fa, memoria muscolare, quindi se io faccio una vita MMA, una vita Brazilian Jiu-Jitsu, avrò delle strutture mentali. Non mi verrà mai in combattimento di prendergli la barba e tirare o mettergli le dita negli occhi. Quindi in strada non c'è la tecnica contro la tecnica. Io posso prendere il labbro e tirarlo, ti ricordi, Erwin? Quindi gli prendo un orecchio, gli metto le dita negli occhi, gli prendo la testa e gliela giro. Quindi lo sport da combattimento ha delle dinamiche che sono strutturate su delle regole. In strada le regole non ci sono, quindi è un campo minato, è meglio non entrarci. Detto ciò, facciamo il saluto e abbiamo finito. Yes. Ok. E non tirate la barba a nessuno. Sono felicissimo di questa cosa nuova, mi trovo benissimo con Walter e quindi io spero che ne faremo tante insieme di cose, soprattutto seminari. Spero che vi siate divertiti e che ho visto gente che non ha mai praticato nulla, gente che faceva kick, box, MMA, Wing Chun. Quindi stiamo cercando di creare sinergia con Walter, con Erwin, con Senpai Luigi, con Luigi Busà, campione olimpico di karate. Quindi stiamo cercando di aiutarci per vedere cosa serve a me e cosa posso dare anche all'altra persona. Spero vi sia piaciuto, insomma, che sia anche abbastanza utile. Quello che vogliamo fare ovviamente è ricreare poi dei seminari e giustamente non saranno mai uguali, nel senso che chi si appassiona tante volte va dall'atleta super blasonato e vi fa vedere io ne faccio tantissimi di questi stage,
vi tocca vedere che il campione del mondo vi fa sempre vedere la stessa identica cosa. Noi vogliamo creare ogni volta delle situazioni, vorremmo creare poi una sorta di anche portare avanti un programma, cioè da qua a 3 mesi si rifà ancora qua allo stesso posto, se ci risiete si va avanti con il programma, non è la stessa roba che avete fatto oggi con noi, e via via creare, diciamo, una periodicità sì. di situazioni. Bravo. Ok, quindi spero vi sia piaciuto e basta, niente, easy. Abbiamo solo eliminato. Va bene ragazzi, buona, al prossimo seminario, spero di rivedervi al prossimo seminario. Andiamo a mangiare adesso. Sì. Grazie a te. Si può. Come è andata? Benissimo. Bene. Stanco morto, ma divertito molto. Loro ieri hanno fatto dalle 9 di... Loro vengono da Bologna. Mamma Hanno mia, fatto dalle 9 di mattina, 9 e mezza fino alle 18. che sbattimento. A essere massacrati. Che troia. Complimenti. Provati ma contenti. Meno male.